Buon martedì a tutti voi o discendenti diretti dell'uomo di Cro-Magnon con dei leggeri problemi di connessione con l'amigdala. Qui è il Cravapelada Kitchen Show e oggi è il martedì e come è mannaggia che è martedì vi presento una nuova ricetta. Voglio andare a fare la mia versione delle sarde alla beccafico. Un piatto che non ha bisogno di presentazione ma che ha il segreto in tanti ingredienti che devono essere di altissima qualità. Andiamo a vederli uno per uno. Partiamo ovviamente dalla regina di tutti gli ingredienti, ossia le sarde. Ora, piccolo trucchetto soprattutto a Milano. Le sarde parrebbe essere uno di quei piatti che va molto in voga tra le persone anziane, che si alzano anche molto presto, 5, 6, 7 di mattina, per essere già lì nei piatti a portarle via. Quindi vi consiglio di andarle a prendere la mattina presto, anche perché poi più passano le ore, più le sarde tendono ad aprirsi nel ventre. Niente di male, sono sempre buonissime, però comunque a livello estetico cambia anche un po'. Quindi sarde freschissime, prese la mattina presto, anticipando il pensionato che non dorme la notte. Ma perché non dormi la notte? Ma perché? Ok? E poi andiamo a accompagnarlo con tutti gli altri ingredienti. Quali? Il pane. Io uso un pane senza crosta di grano duro. Per me l'ingrediente segreto è veramente saper fare il pane nella maniera perfetta. L'uva sultanina, pinoli, questi sono del Tirreno, aggiungo dei semini di finocchio, pistacchi, foglie di alloro come se piovessero, servirà il succo di un'arancia, un limone non trattato, 2 spiedini e prezzemolo. Ci vuole. Sarebbe opportuno avere anche 2 foglioline di menta, ma secondo me oggi non ci sono. Allora, come era facilmente intuibile, si parte dalla pulizia delle nostre sarde. Ci sono davvero un'infinità di modi per pulirle. C'è chi preferisce passare il dito sopra e sotto, tirarlo via con la mano. Io negli anni ho appurato che con la forbicina si ottiene lo stesso, il medesimo risultato. Forse ci si mette quei 10 minuti in più, ma non dobbiamo fare un matrimonio, è una cosa che facciamo per noi. Comunque, se avete un metodo che preferite, è uguale. L'importante è che stiate bene attenti a pulire bene la sarda, perché non ci deve essere la lisca, non ci devono essere le pinne, il fucile e gli occhiali. Se proprio vi piace sporcarvi le mani, allora si tira via l'eccedenza con le dita, la testa, dopodiché fate scorrere il dito all'interno, dalla testa verso la coda, poi lo girate e fate dalla coda verso la testa, in questo senso. Così la lisca rimane staccata, la potete prendere e tirare via senza problemi. Davvero i metodi per pulire le sarde o gli alici sono tantissime. Io preferisco questo qui, è a mio avviso più veloce e ottengo dei risultati soddisfacenti. Poi dito dalla coda alla testa, dalla testa alla coda, scorre e tira via la lisca. Si stacca, tac, via. Sciacquato e siamo pronti. Allora, dopo aver sfilettato e lavato le nostre sarde, andiamo a fare una sorta di igienizzazione, andiamo ad acidificarle con dell'acqua gasata. Acqua gasata freddissima, minimo 3 gradi, ma se anche più fredda meglio ancora. Si apre, mi raccomando che sia gasata, non di quelle sfruttate che trovate sulle scale quando andate avanti e indietro, e si va a riempire con dell'acqua gasata. Ok, così com'è, con l'acqua gasata all'interno, dentro il frigo per qualche minuto. Ecco, ora andiamo a fare quello che secondo me, ve lo ripeto, è il vero ingrediente segreto. Per prima cosa io vado a mettere il pane dentro il tostapane e lo faccio andare per circa 5 minuti, poi regolatevi voi con il vostro apparecchio.
col mio ci vogliono 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Per fare 2 spiedini di sarde alla beccafico io utilizzo circa 8-9 fette di pane. Allora il pane deve venire fuori così, tostato, non importa se non è perfetto, non lo deve essere, dopo lo andiamo a rifinire in padella. Però prima ho volutamente messo un ingrediente che è fondamentale per le sarde alla beccafico, ossia l'aglio. Perché l'ho messo? Perché solitamente questo viene tritato e messo insieme al pan grattato e tutto, invece io per non dargli quel sapore predominante, cosa faccio? Intanto che attendo che i vari panini si tostino, vado a passarcelo sopra come una bruschetta, così noi avremo il profumo dell'aglio, questo tra l'altro è un aglio fresco, tac, è uscito fuori l'altro pane, e così ho l'odore dell'aglio ma non ho i pezzettini dentro, più digeribile, ne mangio di più, è un momento, ma così si spende di più. La fase successiva prevede di tagliare a fettine il nostro pane e poi lo si va a mettere qua dentro, dentro il robot, per chi è nato ancora durante la campagna di Prussia, il triturador per chi è nato in Spagna, e invece il robot per tutti gli altri. Nel robot andiamo a triturare il nostro composto, vado ad aggiungergli a filo pochissimo olio. Perfetto, a questo punto noi avremo il pane che ci appare come una mollica abbastanza umida, quindi direttamente su una padella calda andiamo a mettere il composto. Man mano che il composto si scalda noi andremo ad aggiungere un pochino di olio. Nel frattempo che il pane va a tostare noi andiamo a triturare tutti gli altri ingredienti. Il profumo che emana il pane con l'aglio sfregato sopra ti rimanda direttamente alle tradizioni siciliane. Allora, mentre il pane sta tostando, tranquillamente ogni tanto gli diamo una girata per evitare che si attacchi, noi andiamo a tritare in un altro robottino i nostri pinoli, l'uva sultanina, i pistacchi e i semini di finocchio. Per praticità di esecuzione mi metto a triturare l'uva sultanina manualmente e anche il prezzemolo, quello va fatto manuale. Negli ultimi 2 minuti di tostatura gli andiamo a mettere anche tutto il resto degli altri ingredienti e li facciamo sprigionare con un po' di calore tutti gli oli essenziali in modo da rafforzarne il sapore. Allora, una volta che il composto si è leggermente raffreddato, lo andiamo a rimettere dentro il nostro robot e lo andiamo a triturare nuovamente. Questo è il risultato del pane, dà una consistenza meravigliosa. Questo è il risultato che dovete avere. E intanto che lui si raffredda, io vado a selezionare delle foglioline di prezzemolo dal mio orto balcone trasportato in questo contenitore sempre tutto fresco, che sono fondamentali in questo piatto, non ce lo dimentichiamo. Anche se a me è il sospetto che una mentina, la mentuccia o il finocchietto selvatico invece che il prezzemolo in Sicilia forse. Bah, il dubbio rimane. Andiamo ad aggiungere il nostro prezzemolo al pane aromatizzato. Come ultima nota gli vado a mettere un pochino di sale all'interno, assaggiamo il composto. Mamma mia, il pezzo forte delle sarde alla beccafico è il pane aromatizzato. Bene, adesso dopo aver tirato via le nostre sarde dall'acqua gasata nel frigo, le abbiamo fatte stare qualche minuto, adesso le andiamo ad asciugare. È importante che siano completamente asciutte per passare alla fase successiva. Vedete come vengono belle, pulite, perfette dopo aver fatto questo tipo di operazione, cioè l'acidificazione e tutto il resto. Altro passaggio fondamentale è quello di recuperare il succo dell'arancia.
Insieme al succo dell'arancia noi andiamo a tagliare il nostro limone. Ora ce ne serviranno tante di fettine, quindi su ogni spiedino ci andranno più o meno 10 sarde, quindi considerando due spiedini ci vorranno almeno un 10 di questi spicchietti, quindi li vado a dividere a metà. Ora abbiamo tutto, abbiamo le nostre sarde, abbiamo gli spicchi dei limoni tagliati, le nostre foglioline d'alloro, abbiamo il nostro pane aromatizzato che è una meraviglia a sé, si può mangiare anche così, teglia con carta da forno, stecchini e succo d'arancia. Ci siamo, andiamo alla preparazione. Sopra queste alicette io ci passo un dito di olio extravergine di oliva, ne migliora anche l'attaccamento del ripieno. Solo un dito, mi raccomando, non esagerate, le massaggiate con l'olio, ne hanno bisogno. Prendiamo il pan grattato, lo andiamo a mettere sulla nostra sarda, lo facciamo su tutte le sarde e anche sulle siciliane, a questo punto. Preriscaldiamo il forno, 170 gradi e lo lasciamo lì. Riempitele per bene, non esagerate, però riempitele e passiamo a fare il lavoro vero e proprio. Allora, da quella che era la testa di una volta, noi andiamo a creare, ad arrotolarla su se stessa, ok? Creando in pratica questo fagottino qui. Questo è il risultato che dobbiamo avere. Allora, innanzitutto prendiamo lo stecchino. Io solitamente parto con una fettina di limone, arrivo in fondo, punto la sarda, la comprimo bene e ci vado a mettere una foglia d'alloro. Dopodiché ricomincio dall'altra parte con un'altra sarda. La vado ad arrotolare bene 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 bene. Eccoci qua. E lo andiamo a chiudere con un'altra fettina di limone. Ok, questo è quello che deve venire tra uno e l'altro. Quindi abbiamo il limone, la sarda, la fogliolina d'alloro, sarda, limone e vado così a completare il tutto. Bene giovincelli, volevo solo farvi vedere il risultato che abbiamo qui, le nostre sarde alla beccafico pronte per muoversi liberamente nel forno. Ora quello che andremo a fare è irrorarle col succo d'arancia, dopodiché se ne va in forno 170 gradi 20-25 minuti. Ci vediamo dopo per la prova dell'assaggio, se ci arriva. Allora, una cosa che faccio è, ho l'abitudine di non mettere direttamente il succo dell'arancia sul prodotto, lì ci metto magari qualche goccia di olio e il succo di arancia lo metto sotto in modo che non tocca il pesce, ma quando inizia ad evaporare aromatizza il tutto e il pesce con la farcitura, con il pane tostato, rimane più croccante, se no diventa un po' troppo morbido. Allora, piccola nota storica prima di andare a sfornare e a degustarci le nostre sarde. Perché si chiamano alla beccafico? L'aristocrazia siciliana sovente si nutriva di questi uccelli che si chiamano beccafichi ed era un piatto particolarmente prelibato, quindi la plebaglia, il volgo, la plebe non poteva permettersi ed era uno di quegli alimenti molto ambiti. Allora cosa è successo? Hanno trovato questo escamotage di mettere le sarde arrotolate in questa maniera con la coda, per questo vi ho fatto tenere la coda all'esterno, che dà quell'effetto come se fosse la coda del beccafico. Quindi anche lì, le sarde alla beccafico, chi aveva i soldi, beccafichi, chi non beccafichi, beve il vino e si uleda. E finalmente siamo qua, siamo arrivati alla prova dell'assaggio. Dopo l'iter interminabile siamo arrivati a degustarci
le nostre sarde alla beccafico. Le abbiamo fatte, assemblate, forno l'ha visto, quindi cotte sono cotte, se non lo sono le mangiamo lo stesso, facciamo il sussi, il sussi. Lo accompagniamo da uno spritz che è molto milanese, ma dentro c'è una fettina d'arancio che ci ricorda un po' vagamente la Sicilia. E allora, senza indugi, andiamo a vedere come è venuto. Sarà buono, sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson, non lo sappiamo. Allora, eliminiamo la fettina di limone e recuperiamo la nostra sarda in un somboccone. Gol. Non sono un calciatore, non ci assomiglio neanche, non ho i capelli. Non ho fatto neanche in tempo a mangiarlo giù. Esploso tutto in bocca. Esploso tutto in bocca. Sembrava come il sapone di Marsiglia. Bam! Meraviglia. Meraviglia. Guardate qua che roba. Arriva tutto. Il pinolo si sente tostato, l'uvetta sultanina, il pistacchio, il finocchietto che c'è dentro, che è messo dentro i semi di finocchietto, il prezzemolo, il pane, mamma mia. Apprezzo il pane neanche fossi nel deserto, neanche fossi nel deserto. Ne mangio un'altra e mi fermo. Poi tra l'altro, nota costruttiva, questo piatto qui andrebbe mangiato freddo, non proprio caldo. Questo è temperatura un po' tiepida. Io me lo mangio, che me frega. E lo spritz poi lava qualsiasi dubbio. Come un'idropulitrice, va giù tutto. Io vi invito a replicarlo. Sarde alla beccafichi con la mia versione. Se vi piace scrivetelo nel commento, iscrivetevi al canale, fatemi degli insulti, mandatemi a casa dei sicari, dei marsigliesi, fate un po' voi. Io intanto vi ringrazio per averla vista tutta, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Ciao belle gioie, ciao da Crava Pelada, ciao!